Chi ha incastrato Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, è un film del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Amblin Entertainment, casa di produzione di Steven Spielberg, insieme alla Touchstone Pictures, di proprietà della Disney. Ed è un capolavoro che fonde magistralmente il mondo del cinema d'animazione con quello del live action, oltre ad offrire un'opportunità unica di vedere insieme in un solo film personaggi di cartoni animati di vari studi, Disney, Warner Bros. Ed altri. Ambientato nella Los Angeles degli anni 40, il film si distingue per il suo tono noir, umoristico e pieno di inventiva, offrendo un'esperienza rivoluzionaria e senza precedenti nel panorama cinematografico. La storia ruota attorno a Eddie Valiant, Bob Hoskins, un detective privato disilluso che si trova coinvolto in un complotto per incastrare Roger Rabbit, un vivace e ingenuo cartone animato accusato di omicidio. Con l'aiuto di Jessica Rabbit, l'iconica femme fatale animata, Eddie scopre una cospirazione che coinvolge la misteriosa e minacciosa figura del giudice Morton, Christopher Lloyd. Tra i tanti punti di forza di questa pellicola unica ed innovativa ci sono senza alcun dubbio i personaggi e le loro rispettive interpretazioni. Pur essendo di base stereotipi di genere, essi vengono rappresentati con una caratterizzazione efficace che favorisce l'immedesimazione dello spettatore. Eddie Valiant è un detective privato dal passato tormentato. Una volta era noto per il suo lavoro con i cartoni, ma dopo la tragica morte del fratello, ucciso proprio da un cartone, ha sviluppato un forte risentimento verso di loro. Cinico e alcolizzato, Eddie si ritrova riluttantemente coinvolto nel caso di Roger Rabbit, riscoprendo progressivamente il suo lato umano e la sua capacità di empatia. Il suo viaggio emotivo è uno degli elementi centrali della storia. L'interpretazione di Bob Hoskins è straordinaria. Non solo riesce a trasmettere il tormento e il sarcasmo del personaggio, ma si destreggia brillantemente nelle interazioni con i personaggi animati, che al tempo delle riprese erano inesistenti sul set. La sua capacità di recitare con intensità e autenticità in queste situazioni ha reso credibile l'intero universo del film. Roger Rabbit è un cartone animato esuberante e ingenuo, protagonista dei Maroon Cartoons. Accusato ingiustamente di omicidio, Roger cerca di dimostrare la sua innocenza con l'aiuto di Eddie. Nonostante la sua goffaggine, Roger ha un cuore d'oro e una devozione assoluta per sua moglie Jessica. È un personaggio che incarna la comicità e l'innocenza tipiche dei cartoni animati classici. Charles Fleischer, che lo doppia in originale, presta al personaggio una voce energica e squillante, perfetta per catturare l'essenza dei cartoni animati classici. Fleischer ha addirittura recitato sul set indossando un costume di coniglio per aiutare gli attori umani a interagire in modo più realistico con Roger. Jessica Rabbit è la sensuale moglie di Roger, un personaggio animato che sfida ogni stereotipo dei cartoni grazie alla sua figura da femme fatale e alla sua complessità. Nonostante il suo aspetto seducente e la famosa frase "non sono cattiva, è che mi disegnano così", Jessica dimostra di essere leale, coraggiosa e profondamente innamorata di Roger. Il suo personaggio è diventato un'icona nella cultura pop. Kathleen Turner, che le dà la voce in originale, dona al personaggio un tono sensuale e misterioso, che contrasta volutamente con la sua personalità complessa. La performance vocale della Turner ha reso Jessica un'icona di fascino e ambiguità, mentre la parte cantata è stata affidata ad Amy Irving, aggiungendo ulteriore carisma al personaggio. Il giudice Morton è l'antagonista del film, un personaggio enigmatico e spaventoso che governa con pugno di ferro Cartunia. Christopher Lloyd si cala nel ruolo con una performance glaciale e inquietante, sfruttando il suo talento per creare un personaggio che risulta memorabile per la sua eccentricità e intensità. Lloyd recita con movimenti rigidi e controllati, accentuando l'aura inquietante del personaggio. Benny è un simpatico taxi animato che aiuta Eddie e Roger durante le loro avventure. Con il suo umorismo tagliente e la sua lealtà, Benny rappresenta uno degli alleati più divertenti e dinamici del film.
In originale anche lui è doppiato da Charles Fleischer, che dà ulteriore prova del suo talento vocale, infondendo al personaggio un'energia contagiosa che lo rende uno degli alleati più simpatici del film. Dolores è la fidanzata di Eddie, una donna forte e di buon cuore che lavora come cameriera. Nonostante i conflitti con Eddie, è sempre pronta a sostenerlo nei momenti più difficili. Il suo personaggio fornisce un tocco di realismo emotivo alla storia. Joanna Cassidy interpreta Dolores con naturalezza e calore, aggiungendo profondità emotiva e mostrando grande chimica con Hoskins. Baby Herman è un cartone dall'aspetto di neonato, ma con una personalità adulta, sarcastica e cinica. Compagno di scena di Roger, Baby Herman appare brevemente, ma lascia un'impressione duratura grazie al contrasto tra il suo aspetto innocente e il suo atteggiamento maturo. Lou Hirsch, in originale, presta al personaggio una voce sarcastica e tagliente, creando un divertente contrasto con il suo aspetto da neonato. R.K. Maroon è il capo degli studi cinematografici Maroon Cartoons, un uomo ambiguo e manipolatore. Alan Tilburg interpreta il personaggio con una sottile ambiguità morale, lasciando il pubblico incerto sulle sue vere intenzioni fino alla fine. I personaggi, con le loro personalità vivaci e sfaccettate, contribuiscono a creare un mondo ricco e avvincente, dove l'umano e l'animato convivono in perfetta armonia e conflitto. Il cast umano, in particolare Bob Hoskins e Christopher Lloyd, si distingue per la capacità di rendere credibile un mondo dove persone reali interagiscono con cartoni animati. Gli attori che hanno dato voce ai personaggi animati hanno fatto un lavoro straordinario nel catturare lo spirito e l'energia dell'animazione classica, contribuendo a creare personaggi memorabili e coinvolgenti. Il doppiaggio italiano è uno degli elementi che hanno contribuito al successo del film nel nostro paese, grazie a un cast di voci straordinario e un adattamento che è riuscito a mantenere il tono brillante, il ritmo comico e il fascino dei dialoghi originali. La combinazione tra performance umane e vocali è uno dei grandi successi del film, rendendolo un'esperienza cinematografica unica e senza tempo. Una delle più grandi innovazioni del film è la perfetta integrazione tra attori reali e personaggi animati. Grazie alla tecnologia avanzata per l'epoca e al genio di Richard Williams, supervisore dell'animazione, il risultato è incredibilmente fluido e credibile. Il film combina l'estetica noir classica, con ombre marcate, vicoli bui e un intreccio ricco di mistero, con l'energia frenetica e i colori vivaci dei cartoni animati. Il film è ricco di umorismo, giochi di parole e riferimenti alla cultura pop dell'epoca d'oro dell'animazione, con cameo di personaggi iconici come Bugs Bunny, Topolino, Betty Boop e molti altri. La musica di Alan Silvestri amplifica l'atmosfera del film, mescolando jazz e orchestrazioni classiche. Dietro la sua facciata spensierata, il film affronta tematiche profonde, come la corruzione, il razzismo, tramite l'allegoria del conflitto tra umani e cartoni, e l'avidità industriale, rendendolo una pellicola stratificata adatta sia a bambini che adulti. Con i suoi 351,5 milioni di dollari in tutto il mondo, Chi ha incastrato Roger Rabbit è uno dei film di maggiore incasso degli anni '80. Ha guidato il rinascimento Disney e ha vinto 4 premi Oscar, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, più il premio contributi speciali per la direzione dell'animazione di Richard Williams. Inoltre, nel 2016 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti, in quanto ritenuto culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. In conclusione, Chi ha incastrato Roger Rabbit è molto più di un esperimento tecnico, è una celebrazione dell'arte dell'animazione e del cinema noir. Con la sua trama avvincente, i personaggi indimenticabili e un approccio visivo rivoluzionario, rimane un'opera intramontabile, capace di incantare generazioni di spettatori. Un capolavoro che unisce nostalgia, innovazione e intrattenimento puro.
Voto 10 su 10.